Se ben ricordi, mercoledì scorso ti ho presentato un programmino molto interessante che si chiama Process Lasso. Che cosa fa Process Lasso? Noi gli indichiamo dei programmi che girano lenti sul nostro computer e vogliamo velocizzare e lui attribuisce più risorse a questi programmi, appunto velocizzandoli. Ma naturalmente Process Lasso è molto limitato da questo punto di vista, perché di volta in volta noi dobbiamo andargli a dire che cosa intendiamo fare e lui velocizzerà solo quella cosa che noi gli indichiamo. E se invece volessimo un programma che capisce in automatico quello che stiamo facendo in quel momento, senza che noi dobbiamo preoccuparci di dirglielo volta per volta e si occupi in completo automatismo di velocizzare le nostre operazioni? Beh, esiste. E le buone notizie non sono finite qui, perché si tratta di un programma che utilizza un algoritmo professionale che normalmente viene venduto a caro prezzo, ma che in questo caso viene ceduto ad uso gratuito. Cosa si può volere di più? Io correrei a vederlo. Ti senti pronto? Iniziamo. Per procurarci il programmino che ci servirà quest'oggi non dovremo fare nessuna operazione diversa da quelle che facciamo di solito. Quindi apriremo il nostro browser e nel motore di ricerca digiteremo Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la ricerca e, come vediamo, al primo posto comparirà il nostro sito, il sito del nostro canale, gentiluomodigitale.it. Facciamoci clic su e rechiamoci nella sezione Downloads. Una volta aperta la pagina dei download sul nostro sito, scorreremo un po' in basso e troveremo qui subito il programma CPU Balance. Facciamo clic sul file download e attendiamo che il programma venga scaricato sul nostro computer. Al termine, quello che faremo sarà di cliccare sulla voce Apri file e andremo, dopo aver chiuso il browser, ad estrarre il file di installazione sul nostro desktop. A questo punto possiamo chiudere la finestra e andare a fare doppio clic sul file appena importato. Accetteremo che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo cliccando su Sì. E dopo aver scelto la nostra lingua preferita, naturalmente io lascio l'italiano, cliccheremo sul pulsante OK. Ora accettiamo il contratto di licenza e nella finestra seguente lasceremo tutti quanti i segni di spunta esattamente come sono. Clicchiamo quindi sul pulsante Avanti, lasciamo intatta la cartella di destinazione che ci viene proposta in automatico e clicchiamo sul pulsante Installa. Dopo qualche secondo il programma viene installato sul nostro computer e la sua finestra si apre automaticamente. Fatto questo, la prima cosa che potremo fare sarà di cancellare il file di installazione di CPU Balance perché non ci servirà più. Come puoi vedere, appena aperto, CPU Balance cosa fa? Va a vedere che processi ci sono in background che pesano parecchio sull'utilizzo del computer e va ad applicare delle limitazioni. Sebbene appaia chiuso ad esempio il nostro Microsoft Edge, ha in questo momento una limitazione attiva. Se infatti andiamo a vedere nell'elenco dei processi, effettivamente Microsoft Edge è aperto con ben 7 processi all'attivo, ma viene in questo momento limitato in modo che non vada ad assorbire risorse non necessarie da CPU Balance. Una volta installato il nostro programma, la prima cosa che dovremo fare sarà configurarne le opzioni. Per farlo, naturalmente, cliccheremo sulla voce di menu che si chiama Opzioni di ProBalance e andremo ad accertarci che tutto sia impostato regolarmente, anche se i settaggi importanti nascono così già di fabbrica. La prima cosa di cui dovremo accertarci è che sia attivo
attivo ProBalance. ProBalance è proprio quell'algoritmo che viene concesso in uso gratuito di cui ti parlavo in apertura del video. Successivamente ci dovremo accertare che ProBalance non vada ad agire sul processo in primo piano. Cosa vuol dire questo? Che quando stiamo usando un programma, questo non deve essere limitato. La voce seguente dice non agire sui children del processo in primo piano, e anche questo è normale perché un processo a volte può avere dei sottoprocessi che utilizza e quando lo stiamo usando non vogliamo che neanche questi vengano limitati. Non andremo poi ad agire sui processi con una priorità diversa dal normale, e questa è un'opzione particolarmente importante se stai usando Process Lasso insieme a CPU Balance, cosa però della quale parleremo a breve assieme ad una piccola chicca che voglio darti. Perché se Process Lasso va ad accelerare determinati processi e poi CPU Balance va a rallentarli, in questo caso andrebbero in conflitto e si ostacolerebbero a vicenda. Infine è opportuno che CPU Balance non vada ad agire sui processi di sistema. Questo perché? Perché i processi di sistema sono una cosa molto delicata, come abbiamo visto in tanti video precedenti, e che semmai può essere aggiustata manualmente dall'utente. C'è infine la possibilità di andare a impostare delle opzioni avanzate per mezzo della apposita voce di menu. Cosa succede però? Che le opzioni avanzate, benché utili, sono automaticamente impostate in una maniera tale che dovrebbe andare bene nel 90% delle macchine. In alcuni casi è possibile ottenere delle migliorie in questo senso in base al tipo di processore che hai installato sul tuo computer. Però se non sai esattamente che voci vai a modificare, il mio consiglio è quello di lasciare stare assolutamente tutto quanto come già impostato in fabbrica e non toccare le opzioni avanzate. Come possiamo vedere, nel frattempo il nostro CPU Balance continua a lavorare e ha individuato una serie di processi che ha temporaneamente limitato in modo che non vadano ad impattare negativamente sulle prestazioni della nostra finestra attiva, cioè del programma che stiamo utilizzando in questo momento. Come puoi vedere, CPU Balance in basso a sinistra ci dà un valore di reattività del nostro computer. Quando questo valore è di 100 significa che il nostro computer è al massimo delle prestazioni e qualsiasi operazione andremo a lanciare verrà eseguita immediatamente grazie ai suoi aggiustamenti in background. Un'altra cosa che possiamo notare è la frequenza di risposta di Governor. Governor è una parte di quell'algoritmo di cui abbiamo parlato che si occupa di intervenire e limitare i processi. È opportuno che questo slider rimanga esattamente a metà, in modo da non rendere il Governor eccessivamente aggressivo nei confronti dei nuovi processi che dovessero aprirsi, ma neanche troppo, addormentato nel momento in cui sarà necessario calmierarli. Un consiglio che ti do prima di andare a chiudere il nostro CPU Balance è quello di fare clic con il pulsante destro nella barra delle applicazioni sulla sua icona e di scegliere la voce Aggiungi alla barra delle applicazioni. Vedrai in questo momento che comparirà un'icona esattamente come quella che è comparsa a me, che ti consentirà di aprire il programma quando ne avrai bisogno. Nel momento in cui in ogni caso dovessi andare a chiudere il nostro CPU Balance, questo rimarrà attivo nel System Tray. Il System Tray è quello che trovi sotto questo piccolo apice in basso a destra che contiene queste piccole icone e sarà identificabile per mezzo di questa iconcina qui. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea. Come devo comportarmi se sul mio computer ho sia Process Lasso che CPU Balance? Andiamo a vedere la risposta ufficiale che ci forniscono gli sviluppatori. Sul sito della Bitsam, che sono gli sviluppatori sia di Process Lasso che di CPU Balance, c'è scritto che si possono installare entrambi i prodotti, ma sarebbe raccomandato scegliere l'uno o l'altro. Questo perché? Perché Process Lasso al suo interno ingloba anche il ProBalance, cioè
un pezzo dell'algoritmo utilizzato da CPU Balance. Ma se scendiamo un po' più giù nelle FAQ, alla domanda CPU Balance rimpiazza process lasso, ci dice no, nemmeno per idea. Può essere un complemento per process lasso se vengono utilizzati assieme perché si integrano perfettamente, oppure può essere utilizzato anche senza process lasso. Ora, senza andare a cavillare eccessivamente in queste risposte fumose, qual è la ratio? La ratio è semplicemente questa, cioè se tu hai bisogno di un utilizzo specifico e chirurgico, cioè vuoi velocizzare un singolo programma, ripeto l'esempio di un gioco perché devi utilizzare solo quello, allora in questo caso process lasso è quello che fa per te. Ma se viceversa vuoi un programma di cui non doverti preoccupare troppo, da tenere sempre attivo in background e che faccia automaticamente tutto il lavoro per te e tenga il tuo computer bello, vispo e allegro in qualsiasi processo tu lanci, allora sicuramente CPU Balance è la scelta ottimale che fa al caso tuo. Infine, sempre a proposito di processori, ti avevo promesso una chicca e vado subito a fartela vedere. Devi sapere che puoi accelerare in maniera anche abbastanza rilevante in alcuni casi il processo di avvio di Windows facendo un'operazione semplicissima che non ho mai pensato a dirti. Tutto quello che devi fare vale per Windows 10 o Windows 11, è andare in basso sulla barra di ricerca e digitare msconfig. Premi il pulsante invio e ti si aprirà la configurazione di sistema. A questo punto ti basterà andare su opzioni di avvio e quindi su opzioni avanzate. Ti accorgerai di un qualcosa di davvero strano. Microsoft imposta come opzione di default il numero di processori da utilizzare in avvio di Windows su 1. E questo è letteralmente uno spreco, perché nessuno ha più una macchina single core, ma tutte le macchine sono come minimo dual core, anche le più vecchie. Per rimediare a questa cosa ci basta mettere il segno di spunta sulla voce numero di processori, aprire l'elenco a tendina e selezionare il numero massimo. Successivamente premiamo OK e ancora applica e poi OK sulla finestra successiva. Dal prossimo riavvio Windows utilizzerà tutti quanti i processori a nostra disposizione, velocizzando decisamente il processo. Per concludere rapidamente, dato che in questo video non ho fatto pause e mi aspettano sia i biraghini che il burro di arachidi, ti dico questo. Process Lasso è un programma molto completo ma altrettanto difficile da utilizzare e che, se non impostato correttamente, può non dare i risultati sperati. Per contro è l'unico programma veramente efficace nel caso in cui vogliamo velocizzare qualche software sul nostro computer e velocizzare solo ed esclusivamente quello. Naturalmente su Process Lasso è anche possibile creare dei profili, cosa che non ti ho mostrato nel video precedente e che magari, se ci sarà abbastanza interesse, vedremo in seguito. Parlando invece rapidamente un attimo della vita del canale, ci tengo tantissimo a ringraziare Frank Tech per essersi abbonato. Grazie Frank e benvenuto a bordo. Ed ora, per concludere, nel ringraziarti per la tua visione di questo video, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.